Ciao e benvenuti al nostro podcast di italiano. Oggi parliamo del futuro, quindi di domani, della prossima settimana o del prossimo anno. È un tema che ti serve sempre nella vita quotidiana. Pianifichi qualcosa, racconti qualcosa, rispondi a domande. Sì, è vero. Spesso noto che voglio parlarne, ma non sono sicura. Proprio per questo lo facciamo oggi. E ti dico subito qualcosa di importante. Non servono frasi complicate per parlare del futuro. Nella vita quotidiana la gente ne parla in modo semplice. Che bello sentirlo. Ma prima di iniziare voglio dire ancora una cosa. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Racconta storie della vita quotidiana in Italia. Situazioni divertenti e tipiche che conosci già o che vivrai presto. Come oggi nel podcast, anche nel libro si vede come parlano davvero le persone. Scopri come nascono le conversazioni, come si reagisce e come si parla di piani o del futuro. Con queste storie puoi imparare l'italiano con piacere e prepararti a situazioni reali. Con un acquisto sostieni molto questo podcast e ci aiuti a creare altri contenuti. Grazie mille. Ora si parte. Immagina una situazione tipica. Qualcuno ti chiede: cosa fai domani? Sì, succede spesso. Molti studenti allora pensano a lungo, vogliono creare una frase perfetta, ma non serve. Dici semplicemente lavoro domani, oppure incontro un amico domani. Incontro un amico domani. Perfetto, corto e chiaro. Proprio così si parla ogni giorno. Serve solo una piccola parola come domani, più tardi, stasera o la prossima settimana. Quella parola mostra che parli del futuro. Quindi quella piccola parola è la chiave. Esatto. Senza quella parola la frase sembra presente. Con quella parola è chiaro che si parla di futuro. Ti faccio un esempio. Vado al cinema. Questo è adesso o in generale. Ma se dico vado al cinema domani, allora è chiaro. Sì, ha senso. E puoi usarlo per tutto. Studio italiano domani, lavoro molto la prossima settimana. L'anno prossimo viaggio in Spagna. L'anno prossimo viaggio in Spagna. Molto bene. Ora facciamolo insieme. Parlate tutti ad alta voce. Di lavoro domani. Lavoro domani. Ora ho molto da fare la prossima settimana. Ho molto da fare la prossima settimana. Benissimo. Ora viaggio l'anno prossimo. Viaggio l'anno prossimo. Perfetto. È proprio così semplice. Ti do ancora una piccola situazione quotidiana. Sei con amici e qualcuno chiede: cosa fai nel fine settimana? Sì, lo conosco bene. Dici: vado al cinema nel fine settimana. Incontro amici. Sarà rilassante. Incontro amici. Sarà rilassante. Molto bene. Suona spontaneo e naturale. E un'altra cosa importante, puoi usare anche più frasi corte. Questo ti rende più sicuro e veloce. Per esempio, lavoro domani. Ho molto da fare. Dopo incontro un amico. Dopo incontro un amico. Perfetto. È un flusso molto naturale. Mi accorgo che penso di meno. Esatto. Questo è l'obiettivo. Devi reagire in fretta e sentirti a tuo agio. Nel prossimo capitolo andiamo più a fondo. Ti mostro come parlare più a lungo dei tuoi piani senza complicarti. Bene, facciamo ora un passo avanti. Nella prima parte hai imparato a fare frasi semplici sul futuro. Ora vediamo come puoi dire di più, cioè come parlare dei tuoi piani senza rendere tutto complicato. Sì, è proprio quello che mi serve. Posso dire una frase, ma poi mi fermo. È del tutto normale. Qui molti studenti fanno sempre lo stesso errore. Cercano di mettere tutto in una frase lunga,
Vogliono collegare tutto in modo perfetto, ma proprio questo ti blocca. Sì, lo sento, penso troppo. Esatto. Perciò cambiamo ora la tua strategia. Non pensi più in una frase lunga, pensi a piccoli passi, un pensiero per frase. Quindi come piccoli mattoncini. Esatto. Immagina di costruire qualcosa con i Lego. Prendi mattone dopo mattone. Così funziona anche la lingua. Ti do una situazione tipica. Qualcuno ti chiede: cosa fai domani? Molti studenti vogliono dire: domani lavoro tutto il giorno perché ho molti impegni e poi incontro un amico. È corretto, ma difficile da dire. Sì, io proverei proprio così. È molto più facile dire: lavoro domani. Ho molti impegni. Dopo incontro un amico. 3 frasi piccole, chiare e naturali. Sì, sembra subito più facile. Esatto. Ora facciamo un passo in più. Puoi anche ampliare i tuoi pensieri. Puoi dare più dettagli, ma sempre con frasi corte. Per esempio, lavoro domani. Ho molti impegni. Sarà stressante. Dopo incontro un amico. Andrà meglio. Sarà stressante. Andrà meglio. È forte? Esatto. Sono piccole informazioni extra. Rendono la tua lingua viva. Ti do un'altra situazione. Qualcuno chiede: cosa fai nel fine settimana? Ok, Dici: nel fine settimana vado al cinema, incontro amici, forse vado a mangiare, sarà rilassante. sarà rilassante. Molto bene. Puoi usare anche parole come forse, probabilmente oppure credo. Mostrano che è un piano, ma non sicuro al 100%. Credo che resterò a casa nel fine settimana. Perfetto. Oppure forse faccio una passeggiata. Forse faccio una passeggiata. Benissimo. Proprio così suona nella vita reale. Ora facciamo un piccolo esercizio. Ti do una domanda e tu rispondi con più frasi corte. Pensa a piccoli passi. Ok? Domanda: cosa fai la prossima settimana? Lavoro molto la prossima settimana. Ho molti impegni. Incontro colleghi. Sarà faticoso. Perfetto, un flusso molto naturale. Altra domanda: cosa fai l'anno prossimo? Viaggio l'anno prossimo. Forse vado in Francia. Continuo a studiare italiano. Sarà emozionante. Benissimo, è proprio quello che vogliamo. Vedo che posso dire molto di più di prima. Esatto. E non servono strutture complicate. Ora arriva un punto importante. Puoi collegare le frasi senza complicarle, con parole semplici come poi, dopo o più tardi. Quindi piccoli collegamenti. Esatto. Per esempio, lavoro domani. Dopo vado in palestra. Poi incontro un amico. Più tardi torno a casa. Dopo vado in palestra. Poi incontro un amico. Perfetto. È una sequenza chiara. Tutti ti capiscono subito. Ti do ancora un esempio dalla vita quotidiana. Immagina di essere in ufficio e qualcuno ti chiede: cosa fai stasera? Sì? Tu dici: stasera torno a casa, cucino qualcosa, dopo guardo una serie, poi vado a dormire. Dopo guardo una serie. Poi vado a dormire. Benissimo. Racconti il tuo piano passo dopo passo. È come una piccola storia. Esatto. Ed è un punto importante. Quando parli del futuro, spesso racconti una piccola storia. Cosa succede per prima? Cosa succede dopo? E per farlo bastano parole semplici. Questo mi aiuta molto. Ora parlate tutti con noi, ad alta voce. Di: lavoro domani, ho molto da fare. Dopo torno a casa. Poi mi rilasso.
Lavoro domani. Ho molto da fare. Dopo torno a casa. Poi mi rilasso. Perfetto. Un altro esempio. Di. Esco nel fine settimana, incontro amici. Forse vado a mangiare. Sarà bello. Esco nel fine settimana. Incontro amici. Forse vado a mangiare. Sarà bello. Benissimo. Così suona un piano naturale. Vedo che non mi blocco più. Esatto. Perché non cerchi più di parlare in modo perfetto. Parli semplicemente passo dopo passo. E questo è l'obiettivo. Parlare chiaro, reagire veloce, senza stress. Questo mi dà davvero sicurezza. Molto bene. Allora sei pronto per il prossimo capitolo. Vedremo come fare conversazioni sul futuro, cioè come porre domande e reagire in modo naturale. Bene, ora facciamo un altro passo. Sì, è importante. Posso raccontare qualcosa, ma le conversazioni sono più difficili. Esatto. Qui c'è una regola semplice. Fai domande semplici e usa frasi corte. Non servono domande complicate. Immagina di essere con colleghi o amici e vuoi iniziare una conversazione. Puoi chiedere: cosa fai domani? Cosa fai domani? Perfetto. Oppure: cosa fai nel fine settimana? Cosa fai nel fine settimana? Molto bene. O un po' più avanti. Cosa fai la prossima settimana? Cosa fai la prossima settimana? Esatto. Sono domande semplici che funzionano sempre. Ora la parte importante. Ascolti e reagisci. Di nuovo con frasi corte. Ti faccio un esempio. Ti chiedo: cosa fai domani? Lavoro domani. Ho molto da fare. Molto bene. Ora reagisco. Dico: ah, ok. Sembra stressante. Poi faccio una nuova domanda o parlo di me. Per esempio: anche io lavoro domani. Ho anche molto da fare. Ah, questo collega la conversazione. Esatto. Mostri che ascolti e partecipi. Facciamo ora un piccolo dialogo. Inizio io. Cosa fai nel fine settimana? Esco nel fine settimana. Incontro amici. Sarà rilassante. Suona bene, io resto a casa. Ho molto da fare. Ah, ok. Cosa fai esattamente? Ottima controdomanda. Lavoro un po', poi mi rilasso, guardo una serie. Suona bene? Quale serie? Perfetto. Così nasce una vera conversazione. Vedo che è molto più naturale. Esatto. Punto importante. Non devi sempre dare risposte perfette. Puoi anche solo reagire. Per esempio: suona bene, sembra interessante, sarà emozionante. Oppure: oh, davvero. Oh, davvero? Esatto. Sono piccole reazioni, sono molto importanti. Ti faccio un esempio. Dico: l'anno prossimo viaggio in Spagna. Oh, davvero? Suona bene. Perfetto. Poi puoi chiedere: con chi viaggi? Con chi viaggi? Molto bene. Così la conversazione resta attiva. Ora facciamo un esercizio. Parlate tutti ad alta voce. Di: cosa fai domani? Cosa fai domani? Ora. Cosa fai nel fine settimana? Cosa fai nel fine settimana? Molto bene. Ora una reazione. Suona bene. Suona bene. Ora una domanda. Cosa fai esattamente? Cosa fai esattamente? Perfetto. Questi sono mattoni per ogni conversazione. Ti do un'altra situazione quotidiana. Sei in ufficio e qualcuno dice: ho ferie la prossima settimana. Ok, Tu dici: oh, davvero? Suona bene. Dove vai? dove vai? Perfetto. Semplice, chiaro e naturale.
Vedo che ora so come reagire. Esatto. Non servono frasi complicate, bastano buone domande e reazioni semplici. E con le tue frasi corte sul futuro puoi gestire ogni conversazione. Questo mi dà molta sicurezza. Adesso però voglio sapere anche i tuoi piani. Ottima domanda. Allora capovolgiamo la situazione. Fate molta attenzione. Ora potete sentire come costruisco le frasi quando non penso alle frasi corte. Ok, sono curiosa. Nel fine settimana voglio stare più tranquillo. La settimana scorsa è stata faticosa. Voglio riposarmi un po' e passare tempo con amici. Sembra rilassante. Hai già qualcosa di concreto? Non ancora esattamente. Penso di vedere alcuni amici. Forse andiamo a mangiare insieme o sediamo da qualche parte e parliamo. E cosa fai domenica? Domenica probabilmente resto a casa. Cucino qualcosa. Mi prendo tempo per me, così inizio bene la nuova settimana. Sembra molto bene. E come sarà la tua prossima settimana? La prossima settimana sarà piuttosto piena. Ho vari appuntamenti e lavoro a diversi progetti, però cerco ogni giorno un piccolo momento per me. Quindi anche un po' di stress. Sì, ma è un buon stress perché lavoro su cose importanti per me. Di cosa sei contento la prossima settimana? Sono soprattutto felice di un incontro con un collega con cui volevo lavorare da tempo. Penso che sarà interessante. Suona bene. Se guardo più avanti, nei prossimi mesi voglio lavorare di più ai miei progetti. Voglio anche darmi più libertà. Quindi più concentrazione e più libertà. Esatto. A lungo termine voglio lavorare in modo flessibile. Voglio avere più tempo per le cose davvero importanti per me. È un bell'obiettivo. Grazie. E ora avete sentito come le frasi cambiano quando le collego un po' di più ma restano chiare. Bene, siamo alla fine di questa puntata. Rivediamo tutto con calma. Oggi hai imparato come parlare del futuro, di domani, del fine settimana, della prossima settimana e anche dei tuoi grandi obiettivi. Sì. E devo dire che è stato molto più facile di quanto pensavo. Questo è il punto più importante. Molti studenti pensano di aver bisogno di frasi complicate, ma nella vita di ogni giorno le persone parlano del futuro in modo semplice. Ti serve solo una parola di tempo, per esempio domani, più tardi, la prossima settimana o il prossimo anno, e poi dici cosa fai. Lavoro domani, incontro amici nel fine settimana, viaggio l'anno prossimo. È davvero semplice? Esatto. Poi abbiamo fatto un passo in più. Hai imparato a dire di più. Non mettere tutto in una frase. Usa invece più frasi corte. Lavoro domani. Ho molto da fare. Dopo incontro un amico. Sì, questo mi ha aiutato di più. Molto bene. Così nasce un flusso naturale. Non pensi più a frasi perfette. Pensi a piccoli passi. Prima questo, poi quello, poi quello. Come una piccola storia. Esatto. Poi abbiamo guardato vere conversazioni. Fai domande semplici. Cosa fai domani? Cosa fai nel fine settimana? Cosa programmi per la prossima settimana? E poi reagisci. Ascolti. Dici piccole cose come suona bene o sarà rilassante e fai di nuovo una domanda. Questo rende la conversazione viva. Esatto, questo è l'obiettivo. Non solo parlare, ma davvero comunicare. E alla fine hai sentito come la lingua può cambiare. Puoi anche parlare un po' più a lungo, puoi unire le frasi, ma resti chiaro e comprensibile. Quindi inizia facile e poi, piano piano, fai di più. Esatto, passo dopo passo.
Niente pressione, niente stress. Ora arriva un compito importante per te e per tutti gli ascoltatori. Ok, sono pronta. Prenditi un momento e pensa alla tua prossima settimana, in modo concreto. Cosa farai? Pensa a 3 cose proprio semplici. Per esempio, lavoro, incontro un amico, vado in palestra. Quindi un piccolo piano per il futuro. Esatto. Ora la parte importante. Di queste frasi ad alta voce, non solo nella tua testa, proprio ad alta voce. Puoi farlo da solo, oppure con qualcun altro. Parlare a voce alta fa una grande differenza. Esatto. E se vuoi fare un passo in più, fai una domanda a qualcuno. Chiedi semplicemente cosa fai domani? Oppure cosa fai nel fine settimana? È un buon esercizio nella vita reale. Esatto. Si tratta sempre di situazioni reali, piccole conversazioni, niente perfezione. E ora abbiamo ancora qualcosa per tutti gli ascoltatori. Scrivici nei commenti. Cosa fai domani? Cosa fai nel fine settimana? Oppure qual è il tuo grande obiettivo per il futuro? È interessante. Arriveranno di sicuro molte risposte. Ne sono sicuro. E aiuta anche altri studenti. Quando vedi cosa dicono gli altri, ottieni nuove idee. Forse leggi un commento e pensi, ah, posso dirlo anche così. Sì, questo motiva. Esatto. L'apprendimento non avviene solo qui nel podcast. Succede anche nello scambio con gli altri e forse parleremo delle vostre risposte in una prossima puntata. Sarebbe bello. Quindi prenditi davvero un attimo dopo questa puntata. Scrivi una frase, o 2, o 3. Non deve essere perfetto, deve solo essere vero. È un buon motto. Esatto. Vero è più importante che perfetto. Grazie per essere stato con noi oggi. Continua. Parla a voce alta, pensa in modo semplice e non avere paura di parlare del tuo futuro. Grazie a te, Pietro. Oggi mi ha davvero aiutato. Molto volentieri. Date un'occhiata al nostro libro. Sono sicuro che vi piacerà. Il link è nei commenti. Ci risentiamo la prossima volta. Alla prossima! A risentirci.